Oggi giornata in bicicletta, siamo alla stazione di Termini Imerese, le nostre bici sono dietro di noi. Cerchiamo di fare una cosa che abbiamo visto tante volte dalla barca. Cerchiamo di arrivare in un posto, seguiteci, dove tante volte siamo stati davanti, ci è sempre piaciuto tantissimo e vediamo di riuscire a scoprirlo assieme a voi. Treno in ritardo, ma aspettiamo. Una piccola deviazione prima di raggiungere Capo Zafferano e ci fermiamo a Capo Mongerbino perché vogliamo vedere il geosito Arco Azzurro. Ora ve lo mostriamo. Ecco l'arco azzurro. Guardate com'è tutta colorata la mia signora. Rosa, anzi fucsia, azzurro, arancio, giallo. Che acqua bellissima che c'è in questo fiordo sotto l'arco azzurro. Non è facile fermarsi qui davanti con la barca, però Si passa nelle vicinanze. ci si può passare vicino. Quest'arco è stato utilizzato anche per la pubblicità dei baci Perugina. Azure Window. È simile all'Azur Window di Malta, un po' più piccolino. L'Azure Window di Malta non c'è più perché è crollato a seguito di una burrasca. Piccola sosta da Capo Mongerbino, stiamo biciclettando lungo la costa e stiamo raggiungendo Capo Zafferano. Ora guardate questa caletta che carina a ovest di Capo Zafferano. Ed eccoci arrivati al famoso faro di Capo Zafferano. Finalmente, dopo tante navigazioni che abbiamo fatto qui davanti, ci siamo arrivati a piedi, o meglio, in bici. E adesso proseguiamo a piedi l'ultimo tratto. Guardate che spettacolo l'acqua qua sotto. E là in fondo invece che c'è? Capo Gallo. Chicchirichi! E tutto il golfo di Palermo che adesso rimane all'interno e si vede poco.
Zafferano, faro di Capo Zafferano, murales in tinta col mio telefono E con la tua maglietta. Borgo Marinaro di San Nicolicchio. Ragazzi, si parte! Sail Ironic on the road ha inizio proprio ora. Abbiamo lasciato la barca in cantiere e via verso nuove avventure. Continuate a seguirci. Ciao! Lasciamo Termini Imerese. Continuiamo con Carletto. Ecco Ronic comodamente a riposo per l'inverno. Con un po' di dispiacere lo salutiamo, però Carletto è qui e ci aspetta per nuove avventure. Finalmente siamo in viaggio. Siamo a fine settembre e qui in Sicilia la temperatura è ancora tremendamente calda. Siamo a più di 30 gradi, stiamo sudando come quest'estate e quindi, lasciando Termini Imerese, cosa abbiamo deciso di fare? Montagna. Andiamo a prenderci il fresco in montagna sulle Madonie. Ci vorrà circa un'oretta di strada, poco più, e iniziamo a salire, vediamo se troviamo un po' più di refrigerio rispetto a qua. Stiamo iniziando a salire sulle Madonie e le strade si fanno sempre più strette e più ripide. Speriamo bene. Eccoci partiti e il primo pranzo inizia. Stiamo salendo nel Parco delle Madonie, siamo a 750 metri d'altezza e ancora fa molto molto caldo. Ora ci siamo fermati in mezzo al nulla, almeno all'ombra di una pianta. Mauro si mangia le sue cozze, io un'insalatina e così. Poi saliamo ancora. Buonissime. Siamo quasi in montagna, ma mangiamo cibo di mare che abbiamo preso al mercato questa mattina. Ottimo. Un cervo. Finalmente un po' di verde, Mauro! Ti lamentavi che avevi sempre mare, sempre azzurro. Adesso siamo nel bosco. O sbaglio? Bosco, sì, bosco di querce. Sembra di essere tornati in Sardegna. Ah, ancora questa Sardegna. Che Siamo a Piano Zucchi, 1100 metri di altitudine. Qua c'è un cerbiatto col cucciolo proprio lì di fianco, sembrano quasi allevati.
E proprio qui a 1100 metri d'altitudine c'è una stazione missionaria, qui proprio è un luogo di meditazione assoluta, immerso completamente nella natura e negli animali. Sì, proprio così, dal mare alla montagna in un soffio, in meno di un'ora siamo oltre i 1100 metri. Queste montagne calcaree del Parco delle Madonie arrivano ben fino a 1979 metri, quindi siamo al Pizzo Carbonara, che è questo il più alto, che è quasi 2000 metri. Andiamo a prendere il fresco, certo non arriviamo fin su in cima, però ci proviamo. Siamo arrivati in montagna, siamo oltre i 1500 metri, a Piano Battaglia. Qui ci sono gli impianti di risalita delle Madonie. Pieno di cerbiatti. E cervi. Anche dei cervi, dei piccoli cervi ci sono. Beh, quello guarda che corna che ha. Mm. Non è tanto piccolo. Adesso ve li facciamo vedere se non scappano. Sono un po' lontani. Anche laggiù, guarda che laggiù è pieno. È vero, anche là in fondo ce ne saranno più di una decina. E Mauro si sbizzarisce nelle sue foto. Ai cervi e caprioli. Fa anche il richiamo, l'avete sentito? Richiamo del guerriero. C'hai i cornoni, quello là. Aspetta che si giri dall'altra parte, se si gira verso di me, Cos'è, un sta cervo? leccandosi di là. Girati di qua. Fagli il tuo verso che si gira. Mi sa che stasera non abbiamo così caldo a dormire. Tu che dici? Potremmo anche aver bisogno di una coperta. Siamo a Piani Battaglia, 1600 metri d'altitudine. Qui c'è il nostro camper. E qui ci sono tutti i sentieri per andare a Pizzo Carbonara. Quindi siamo arrivati a Piano Battaglia, che è 1610 metri di altitudine. Ancora la temperatura è calda, sono le 5:30, 6 del pomeriggio. Io mi sono cambiato, ho messo pantaloncini, maglietta. Mentre Mauro si rilassa in camper, io vado a fare 2 passi per sentieri. Andiamo. Dopo che per tutta un'estate vediamo solamente colori blu di mare e cielo, finalmente un po' di verde ci mancava. Verde e non più delfini, balene, tonni, ma un po' di cerbiatti, cervi, uccelli vari e tanti altri animaletti che si incontrano in montagna. Perché qui effettivamente
d'inverno nevica, anche se siamo in Sicilia. Questa è la seconda vetta, il Pizzo Carbonara, quasi 2000 metri, è la seconda vetta più alta della Sicilia dopo l'Etna. E che dire, a me camminare piace sempre, anche se Mauro non ne ha mai molta voglia, ne avrebbe anche bisogno, però non lo vuole fare. Cercherò di trascinarmelo anche questi autunno e inverno, come ho fatto negli anni passati. L'avete visto nei video dello scorso inverno, quanto l'ho fatto camminare. Farò lo stesso anche adesso, tra bici e camminata. Lo farò faticare un po' e vediamo se riusciamo a farlo un po' dimagrire, che quello ne ha sempre bisogno. Questa roccia calcarea preponderante di questa zona è splendida e il sole si riflette fino al tramonto, rendendolo ancora più abbagliante. Sentite il silenzio di questo posto. C'è anche uno strano verso che non capisco cosa sia, adesso vado a esplorare, vediamo se capiamo. Oh, forse ho capito che cos'è. Sono dei cinghiali. Hanno un verso abbastanza minaccioso, quindi mi sa che me ne torno in camper. C'è una volpe lì, eccola qua che si muove. Eccola là, ho dato da mangiare a una volpe. E ti ha preso direttamente dalla mano. Che folle. Guarda come l'ha presa delicata, l'hai visto?